Mi fa male il collo. Eccoci qui al secondo video sui dolori cervicali. Se ricordate nel video precedente, questo qui, avevamo parlato delle patologie più comuni che causano dolore al collo. Ve le ricordate? L'artrosi cervicale, l'ernia discale, il dolore miofasciale e la cefalea cervicogenica. Io me le ricordavo. Bravo, meglio così. Siccome tutte queste patologie spesso coesistono e danno origine a sintomi molto simili, le possiamo valutare insieme per descrivere la sintomatologia. Il sintomo più comune è il dolore e la rigidità del collo. Può essere un dolore localizzato, ma si può anche estendere e irradiare a zone più estese del collo, delle spalle e della testa. Nell'artrosi cervicale con infiammazione delle articolazioni tra le vertebre, il dolore può essere avvertito in zone diverse della testa e del collo, a seconda del tratto cervicale coinvolto. La zona più alta, più vicino alla testa, può dare dolore alla nuca, alla parte posteriore della testa, al collo. Man mano che si scende verso le spalle, il dolore viene avvertito più in basso, dal collo alle spalle e alla schiena. Anche i muscoli del collo possono dare dolore sia localizzato che riferito a zone più estese del collo, delle spalle, della testa e del viso, a seconda del muscolo o dei muscoli coinvolti. Alcuni di questi muscoli hanno nomi più familiari, almeno per chi va in palestra, come il trapezio ad esempio. Altri hanno nomi più strani, come lo sternocleidomastoideo, lo splenio della testa, i muscoli scaleni, i muscoli suboccipitali e tanti altri. La sofferenza di ognuno di questi muscoli può dare un dolore riferito in zone ben precise, ma solitamente più muscoli vengono interessati contemporaneamente e quindi le aree di dolore riferito sono una sovrapposizione di quelle relative a tutti i muscoli coinvolti. Il dolore può essere avvertito alle tempie, al viso, alla mandibola, nella zona della nuca, del collo, delle spalle e della schiena. Un caso a parte è il dolore causato da un'ernia discale che comprime il nervo. In questo caso il dolore e gli altri sintomi associati seguono esattamente il percorso del nervo. Siccome i nervi che si originano nella colonna cervicale raggiungono poi il braccio e la mano, i sintomi principali sono dolore, intorpidimento e formicolio del braccio e delle dita della mano. Non ti sembra che stai semplificando un po' troppo l'anatomia? Beh sì, ma serve far capire il concetto principale senza annoiare con dettagli che poi alla fine non servono alle persone che ci stanno guardando. Stai calmo però, scusa. Hai ragione. Il mio carissimo amico si riferiva al fatto che i nervi che si originano dalla colonna cervicale non raggiungono direttamente il braccio e la mano, ma si uniscono nel plesso brachiale, che è un intreccio di nervi da cui poi si originano i nervi che raggiungono le braccia e le mani. Ma il concetto non cambia. Le fibre nervose compresse dall'ernia raggiungono, anche se con un percorso meno lineare, il braccio e la mano. Ed è per questo che i sintomi li avvertiamo lì. Ad esempio, se viene compresso il nervo cervicale che fuoriesce al di sopra della quinta vertebra cervicale, che viene chiamato C5, avvertiamo i sintomi nella parte superiore del braccio. Se invece viene compresso il nervo che fuoriesce al di sopra della sesta vertebra cervicale, che viene chiamato C6, avvertiamo i sintomi nella parte dell'avambraccio che arriva fino al pollice e all'indice, e così via per i nervi successivi che danno sintomi alle altre dita della mano. Quindi, a seconda del nervo interessato, avvertiamo i sintomi in zone diverse del braccio e della mano. La compressione dei nervi cervicali non è causata solo dalla presenza di ernie discali,
ma anche dalla formazione di nuovo osso in caso di artrosi, come ad esempio gli osteofiti, che sono delle escrescenze ossee appuntite. Quest'osso può ridurre l'ampiezza dei forami intervertebrali e comprimere i nervi. I sintomi della compressione nervosa possono essere dolore, riferito nelle aree che abbiamo descritto, spesso riportato come una scossa elettrica, ma anche sintomi come intorpidimento, perdita di sensibilità e formicolio del braccio e delle dita della mano, o addirittura debolezza e difficoltà a muovere le braccia, le mani e le dita. Come abbiamo visto nelle immagini precedenti, il dolore si può estendere fino alla testa e al viso, dando una forma di cefalea. Oltre al dolore, una componente molto frequente nelle persone che soffrono di patologie cervicali è la rigidità e la limitazione dei movimenti del collo. Difficoltà a ruotare la testa per guardare di lato, ad esempio durante la guida, a guardare in alto o in basso. Sono comuni anche i rumori articolari, cioè sentire il collo scricchiolare durante i movimenti della testa. Si possono associare anche sintomi più generali, come vertigini, capogiri, nausea, ronzio alle orecchie, spesso causati dalla compressione dei vasi sanguigni che portano il sangue alla testa. Forse no. Certo, fortunatamente non è sempre così, però può capitare. Pensate al tipico colpo di frusta in caso di incidente stradale. Le cose si complicano se si verifica anche una compressione del midollo spinale. In questo caso possiamo avere anche sintomi alle gambe, incontinenza, problemi di equilibrio e coordinazione, perché vengono interessati i nervi che raggiungono la parte inferiore del corpo. Ma questo va un po' oltre l'argomento di questo video. E mi pareva strano. Ma no, non c'è niente di strano. Ma qui parliamo di dolore orofacciale e quindi ci concentriamo sui sintomi alla testa e al viso. Hai finito con la sintomatologia? Che io avrei anche un po' da fare. E cosa devi fare? Ho una pizzata con i miei vecchi compagni di scuola. Vabbè, continua. Ma comunque ho finito. Ci vediamo nel prossimo video per parlare delle cause e di come si fa la diagnosi di queste patologie. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Come? Niente pizzata? No, dai, mi ero preparato. Vabbè, allora mi sa che ne approfitto e inizio a lavorare al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima! E facciamo così.